Dove state andando? Alla cartoleria di Vallone. E che è stata? Una rapina, pare. Pare. Una rapina. Pare. In cartoleria. Infatti è strano. Il proprietario non si trova. Ma come non si trova? Ma perché non mi avete avvisato? Non c'eravate, il telefono non prendeva, dottore. State tranquilli, quella Vallone ha simulato la rapina e poi è scappato. Prima ha denunciato la richiesta di pizza e mo tiene paura. Darà dai parenti, mi spizza. Voglio, certe considerazioni tenetevele per voi. E comunque il telefono non prendeva perché stavo all'ospedale. È successo qualcosa? Vi siete fatta male? No, ma qua mi hanno chiamato dall'obitorio, hanno trovato un arto. Ma poi ci vediamo dopo in ufficio, eh? Le hai fatte tu ste foto? Sì, stamattina. Col cellulare? Sì, perché? Sono una chiavica. Mi dispiace, dottore. Sulla dinamica sappiamo qualcosa? No, dottore, è un mistero. E se non era un mistero a noi che ce ne fotteva, in generale. E in particolare in quest'auto ci stanno pure due dei nostri, Esposito e Scopelliti, scomparsi nell'adempimento del loro dovere. Certo, dottore, come dite voi, adempimento. Però non diciamo che sono scomparsi. Forte sfortuna. Diciamo che sono irreperibili. Come Vallone. Poi la sfortuna non esiste. E quando io dico scomparsi, intendo scomparsi, non morti. Il punto è che quest'auto non è esattamente incidentata. Tiene solo questi graffi sulle portiere e basta. Io però un'idea me la sono fatta. Una truffa all'assicurazione. Poli, ma tu veramente fai? Ma dimmi una cosa, tu un'auto come questa di Scopelliti te la potresti permettere con lo stipendio che prendi? No, effettivamente no. E allora pure Esposito. E l'Esposito diciamo che è stato sfortunato. Ha chiamato gli ospedali, notizie? No, niente. E i parenti di Avallone, là, quelli di Svizzera, li hai ritracciati? Se la sta vedendo mattone. Sapete com'è? Quei rapporti internazionali meglio lasciar fare alle donne, no? Internazionale, fra poco chiamiamo l'ONU. E invece quella ragazza che è scappata di casa, quella che gioca la pallavolo, come si chiama? Sabina, è ritornata? No, dottore, ho parlato poco fa con la sorella, come si chiama? Silvia. Ancora niente. Però secondo me qua è una cosa di ragazzi. È quello che ho detto pure io alla sorella, e per poco non mi mettevo le mani addosso. Anche se, dottore, qua non succede mai niente. Quasi mai. Mo', in 2 giorni, 4 persone scomparse. Eppure hai ragione, ma non abbiamo motivo di ritenere che ci sia un nesso. La ragazza è scomparsa prima e l'ultimo che l'ha vista è stato l'allenatore Morrondino. Ma piuttosto hai visto se è arrivato, doveva già stare qua a quest'ora. Dottore, siete sicuro? Non è che ci volete riflettere? Sapete com'è la cartaria, la famiglia. Voi siete nuovo di San Demetrio, ma qua certe cose sono importanti. Il rispetto. Certo che sono sicuro. Qua siamo in un commissariato ed è bene che si cominci a capire chi comanda. E poi io 2 domande di prassi gli devo fare. È una pura formalità. Avanti. Dottore, nell'auto di Esposito e Scopelliti ci stava un nastro e su questa penna. Non l'ha guardato? Sì, a dire il vero, sì. Via qua e se ne vada. Dottore, veramente volevo dirle che sulla penna ci sta... Vabbè, vada e faccia entrare il Morrondino. Dottore, qua ci sta Morrondino. Se non le sono più utile, io andrei via. Vai, ci vediamo domani. Buonasera, Morrondino. Buonasera, dottore. Prego, si accomodi. Grazie. Allora, avete trovato Sabina? Ci sono novità? No,
Ed è proprio di questo che volevo parlarle. Mister Borrondino, come farà a vincere il torneo ora che una delle sue migliori giocatrici è scomparsa? Abbiamo vinto già 2 partite senza di lei. Ce la faremo. Non è questo che conta. Certo, certo. Lo sport passa in secondo piano. E poi sono cose di ragazzi. Dottor, secondo me quella fra 2 giorni... Le ipotesi le lasci fare a noi. A meno che non ci sia qualcosa che lei sa e noi no. No, niente. Solo cosa? Solo la sera della scomparsa. L'ho vista parlare con quell'amico vostro, Gaetano Scopelliti. Scopelliti non è amico nostro, è un collega. Piuttosto mi vuol ripetere a che ora ha lasciato la palestra il giorno della scomparsa, il 16 maggio del 2012? Sì, alle 23, dopo l'allenamento. Sabina era già andata via, ho chiuso io la palestra. Alle 22 il custode se ne va, io mi trattengo sempre per fare un po' di pesi. Certo che è alto qua. Pare la questura di Milano. Sai, io ci ho lavorato per 30 anni a Milano prima di tornare in Campania. 30 anni a Milano. E chi gliel'ha fatto fare di tornare? Il clima? Certe volte fa caldo pure a Milano. No, la famiglia. Sa, stavano tutti qua. Lei è uno che ci tiene alla famiglia, è vero? Se lo dice lei. Mi pare che abbia pure uno zio. Allora, cosa ha fatto dopo i pesi in palestra? Mister, ma si sente bene? Dottore, Luisa, ma le pare il momento? se non ha bisogno di me io andrei a casa, ma con la penna USB è finito. Sì, ho visto il documento, il rapporto dei nostri agenti. Ma l'altro video, l'ha visto, quello della cartoleria? No, ma ora lo guardo, intanto lei vada a casa. Mi scusi, oggi è una giornata un poco particolare. Le capita mai di essere interrotto in continuazione durante gli allenamenti? A volte accade. Certo, dicevamo allora, dopo la palestra che cosa ha fatto? Mi scusi mister, sa, pensavo di averle viste tutte. Mi scusi un attimo. Prego, dottore, si prenda tutto il tempo necessario. Mattone, ma perché non mi ha avvertito dell'altro filmato? Ma dottore, è quello che ho cercato di fare. La lasci perdere. Allora faccia contattare nella provincia tutti quelli che vendono costumi teatrali, di carnevali e trucchi. Piuttosto ha trovato i parenti di Avallone? No, ma non credo ci sia bisogno. E dall'obitorio? Hanno fatto sapere niente sul piede? Appunto, è quello del cartolaio di Avallone. Come è stato reciso? Dottore, non è stato reciso, è stato strappato. Strappato? C'è altro? In effetti, le impronte dei pneumatici, quelle trovate dove sono scomparsi Scopelliti ed Esposito, sembrano coincidere con quelle fuori dalla cartoleria. E che macchina? Una Mercedes SLK, dottore.
Una Mercedes SLK. Sì. Mister, mi dica una cosa, ma non era meglio prima quando si giocava senza tie break? E che cos'è tutta questa fretta? Tutta questa necessità di finire subito la partita? Vedi, dottore, il tempo è sempre poco. Anzi, il suo è già finito.